video, bentornati sul mio canale. Io sono Giorgia, lavoro lastre e fili di metallo da molti anni, studio la tecnica wire e la saldatura per realizzare i miei gioielli e qui su questo canale condivido tutorial e consigli su questi temi. Oggi andremo a realizzare questi orecchini che vedi in video. Sono in tessitura, ma ho utilizzato due tessiture molto semplici, quindi anche se non hai mai realizzato gioielli in tessitura puoi comunque provare, perché sicuramente anche se incontrerai un po' di difficoltà all'inizio vedrai che riuscirai a completarli. Se invece stai pensando di non riuscirci perché ti sembrano troppo complessi, sappi che io ero nella tua stessa situazione qualche anno fa. Invece ho scoperto che l'unico modo per migliorarsi è prendere il filo e allenarsi. Quindi guardati il tutorial, prova a farlo una, due, tre volte finché non sei soddisfatta o soddisfatto e vedrai che poi sarà tutto in discesa. Lascia un mi piace se vuoi supportare questo canale, iscriviti e attiva la campanella per non perderti nuovi tutorial. Io ti lascio al procedimento. I materiali che ci occorrono sono il filo da 0,9 mm e da 0,4 mm, entrambi di rame nudo, tronchesi, pinze piane, pinze tonde e una lima. In questo caso andrò a utilizzare questa mezza tonda. Poi ci servono delle pietre da 8 mm di diametro, io in questo caso utilizzo l'oro, ma non so di che tipologia sono, quindi se riconosci la pietra scrivila qua sotto nei commenti. Le monachelle, se non sai come realizzarle c'è un video sul mio canale, te lo lascio nelle schede e sotto nell'info box, e due anelli da 1 cm di diametro, io li ho realizzati con il filo da 1,2 mm. Prendo il filo da 0,9 mm e taglio 3 pezzi da 18 cm ciascuno. Con il pennarello indelebile segno la metà dei fili e dal momento che la tessitura che andrò a fare sarà lunga circa 3 cm, segno con il pennarello l'inizio della tessitura e quindi sarà a 1,5 cm dal centro. Ora prendo il filo da 0,4 mm e senza tagliarlo dalla bobina faccio qualche avvolgimento su uno dei 3 fili e inizio la mia tessitura. Aggiungo il secondo filo e faccio un avvolgimento. Stessa cosa aggiungendo il terzo filo. Ora faccio un avvolgimento sul secondo filo e poi di nuovo sul primo. Quindi salendo e scendendo, ogni volta che incontro un filo vado a creare un avvolgimento. Con le pinze piane mi aiuto per stringere bene la tessitura così che viene più compatta e proseguo in questo modo per 3 cm. Ora che ho fatto i 3 cm di tessitura posso tagliare la parte iniziale e chiuderla con le pinze piane. Il filo dalla parte opposta invece l'ho tagliato a circa 40 cm. Ora piego la struttura in modo da formare una U, semplicemente utilizzando la pressione delle mani, altrimenti con le pinze si rovinerebbe tutta la tessitura. A questo punto io faccio altri 3 avvolgimenti perché questo filo sottile deve partire dall'interno della figura. Infatti adesso vado ad aggiungere la pietra . Sistemo bene la figura e poi fisso la pietra nel filo opposto. Adesso proseguo facendo sempre la stessa tessitura e ripeto la figura per 9 volte. Per una figura intendo la salita e la discesa, quindi tutta la piccola V che si va a creare.
posso tagliare e chiudere il filo più sottile e vado a ripetere la stessa cosa dall'altra parte, quindi con il filo da 0,4 mm, questa volta senza tagliare il filo della bobina, aggiungo con un avvolgimento il nuovo filo. Faccio soltanto un avvolgimento per raggiungerlo, perché in questo modo la tessitura si andrà a avvicinare il più possibile a quella già esistente e così non si vedrà il distacco tra il filo vecchio e quello nuovo. Ok, ora di nuovo taglio il filo iniziale e lo stringo bene con le pinze piane e posso andare a lavorare i fili rimanenti. I due al centro li avvicino, mentre le due coppie esterne le allontano in questo modo. Con le pinze piane mi aiuto a sistemare la forma dei due fili interni in modo da avvicinarli. E semplicemente andrò a avvolgerli insieme in questo modo. Ora posso fissare il filo facendo degli avvolgimenti singoli. E questa parte diventerà l'asola del mio orecchino. Quindi ora queste due estremità al centro le vado a piegare semplicemente con le mani e le vado a infilare all'interno così. Mi aiuto con un supporto per fare l'asola più precisa. E a questo punto apro le due estremità così da fissare bene l'asola. Stringo bene con le pinze piane e adesso piego i fili sul retro. E li taglio all'altezza che mi permette di chiudere l'estremità all'interno della mia decorazione. Faccio la stessa cosa anche con l'altro filo. Ora andiamo a sistemare le altre due coppie di fili. Prendo il filo da 0,4 mm sempre senza tagliarlo dalla bobina. Vado a fare 3 avvolgimenti e li faccio scorrere fino a raggiungere l'altra tessitura. Purtroppo mi accorgo solo ora che il video non è centrato. In ogni caso la tessitura che andremo a fare è molto semplice, ovvero sono 3 avvolgimenti sul filo singolo e 3 avvolgimenti prendendo entrambi i fili. E ripeto questa figura per 12 volte, quindi avvolgerò entrambi i fili per 12 volte di seguito. Stessa cosa dalla parte opposta. Ora piego i fili in questo modo, sia da una parte che dall'altra, così da fare un lavoro simmetrico. Li piego prima verso la pietra
stringo bene, poi faccio un po' di pressione per fare una curva verso l'esterno, in questo modo. Mi assicuro che i due fili siano simmetrici, quindi li sistemo fino a raggiungere la forma che voglio e poi li vado a fissare. Prendo il filo che in questa immagine si trova più a destra e lo vado a far passare verso l'interno. Mi aiuto con le pinze per tirarlo bene e faccio la stessa cosa con il filo opposto. Adesso chiudo gli altri due fili sul retro, tagliandoli entrambi a un'altezza circa di 1 centimetro e semplicemente vado a creare una spiralina, aiutandomi con le pinze tonde. Faccio la stessa cosa dalla parte opposta e poi torno sui fili frontali. Vado a tagliarli in modo che l'estremità vada a finire esattamente dove inizia la tessitura. Li chiudo bene con le pinze piane. E adesso, per essere sicura che le estremità non rimangano taglienti, le vado a sistemare con la lima. Attenzione quando utilizziamo la lima vicino alla tessitura, perché se andiamo per sbaglio sopra il filo da 0,4 probabilmente roviniamo tutto il lavoro. Quindi attenzione a prendere soltanto il filo da 0,9 che va chiuso. A questo punto l'elemento è finito, devo soltanto prendere il mio anellino. Ci aggiungo la monachella. Se vuoi vedere il video per sapere come fare queste monachelle, te lo lascio sotto in descrizione. Collego semplicemente l'elemento alla monachella e il mio orecchino è completo. Io spero che questo tutorial ti sia stato utile, fammelo sapere tramite un commento, lascia un mi piace e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto per non perderti nuovi video tutorial. Io ti aspetto venerdì prossimo alle 14 su questo canale per nuovi tutorial. Ciao! Stavo dimenticando una cosa importantissima, io questi orecchini li vado a ossidare, ti lascio il video dove mostro dove ossido i gioielli in rame, lo trovi qui nelle schede e sotto nell'info box.